Buongiorno, benvenuti o bentornati sul canale. Da circa 4 settimane che mi sto facendo una domanda che proprio non riesco a dormirci la notte. Ma a che velocità devo correre la maratona? Essendo la mia prima maratona non ho punti di riferimento, ho il Garmin che mi sta dando delle notizie farlocche. Secondo me si sono bevuti anche l'impossibile in Garmin. Sostengono che io potrei fare la maratona in 3 ore e 28 minuti, ma mi sembra veramente un risultato impossibile da raggiungere. Per cui mi sto chiedendo, ma a che velocità posso fare la maratona? E non ho grossissimi riferimenti se non l'ultima gara che ho fatto, ovvero la mezza maratona a Roma, l'Half Marathon, in cui ho chiuso a 1 ora e 39, ma si tratta di ottobre e quindi non è così tanto attendibile. Ho la 12 km Dobbiaco Night Run, ma è su neve con dislivello, per cui anche lì sì, posso prendere spunto, ma insomma non ho molti riferimenti, per cui al momento l'unico riferimento che ho è il Garmin, che mi dà questa incredibile tempistica. Intanto che vi racconto la mia settimana, provo a girare a voi la domanda, quindi nei commenti fatemi sapere che cosa fareste al posto mio, a che velocità terreste la vostra maratona. Oggi ho compagnia e forse sto facendo un po' di pressione psicologica sulla persona che ho davanti. Allora, ho appena finito di fare le 10 ripetute in Z4 con riposo di 2 minuti in Z2, tostissime, però fortunatamente sono in un posto stupendo che ti fa passare subito la fatica, basta guardarsi intorno. Questo è lo stadio dei Marmi, spettacolare. Ragioniamo un attimo. Vorrei tanto fare un negative split, nel senso che di partire molto cauto a 5,20 per poi ridurre a 5,15 e quindi dopo i primi 5 km magari spostarmi su un ritmo che penso di riuscire a mantenere per i 20 km che mi servono, no? Per arrivare sui 30 circa, e che potrebbe essere tra i 5 e i 5,05, ma mi sembra un po' altino come ritmo, per cui mi baserò molto sulle sensazioni fisiche, sulla fatica, su come sto. In realtà poi vorrei, se ce la faccio, se ho forza, vorrei tanto provare ad aumentare il ritmo negli ultimi 10 km, quindi a partire dal ristoro del 32esimo chilometro potrei provare ad aumentare un po' il passo se ne ho, cosa di cui dubito fortemente. Giovedì bici indoor, 6 ripetute, 5 minuti in Z3, 4 minuti in Z2. Per cui il tempo che ho in mente io è sicuramente sotto le 4 ore, tutto quello che viene sotto le 4 ore è buono. Niente, voi che cosa fareste al posto mio? Corsa leggera il venerdì, inizio a riscaldarmi. Ho la maglietta della Roma Ostia dell'anno scorso a cui non ho partecipato per un problema ai piedi, ma quest'anno i piedi stanno bene. Allenamento lento, tranquillo, facile. Oggi utilizzo le scarpe che io utilizzerò in gara, così inizio a usarle più spesso, non solo nei lunghi, ma vorrei prenderci un po' più di confidenza, visto che sono passato dal modello 7 all'8, quindi dalle Torin 7 alle Torin 8. Sto facendo un po' di rodaggio ancora. Mi sembrano delle ottime scarpe, un po' più pesanti, circa 20 grammi in più a scarpa nel mio numero. Hanno migliorato la conchiglia del tallone e anche, credo, l'intersuola mi sembra più ricca. Nella versione 7 sentivo una specie di vuoto sotto l'arco plantare, quindi sono al momento le scarpe più protettive che ho. Cercherò di utilizzare in maratona, ovviamente.
l'ultimo chilometro sono 5 ripetute, 100 metri più veloci, 100 metri di recupero, qualche allungo per mantenere un po' di freschezza nelle gambe. Come avete visto nei miei ultimi video ho accumulato una quantità di stanchezza allucinante, quindi ho iniziato ad abbassare i volumi di allenamento e ho iniziato anche ad aumentare l'intensità, quindi leggermente allenamenti un po' più veloci e meno chilometri. Oggi allenamento speciale, sono tornato allo Stadio dei Marmi per fare un allenamento di qualità. Ci saranno delle ripetute in Z5 400 metri, poi ci saranno delle ripetute in Z4 da 800 metri, poi ci saranno delle ripetute in Z3 un po' più lunghe, il tutto per arrivare a circa 20-21 km. Adesso mi riscaldo un po' per l'allenamento di oggi. Ho scelto le Altra Escalante 4, meno stack ma un po' più rigide, un po' più reattive, le preferisco per allenamenti di qualità. Allora ragazzi, primo blocco di ripetute Z5 è andato, brutale, sono più abituato. Adesso faccio uno stacco di 600 metri di recupero, poi iniziano le ripetute da 800 metri in Z4. Allora, secondo blocco finito, 7 ripetute in Z4 da 800 metri con 200 metri di recupero. Adesso mi aspettano le ripetute in Z3. Ragazzi, allora ultimo blocco di ripetute da 1 km in Z3, intervallato da 500 metri in Z2, le ho fatte. Adesso ho 2 km di defaticamento e ho finito. Devo dire che questo tipo di allenamento passa prima, ecco, la stessa lunghezza in Z1 sarebbe stata infinita, invece gli allenamenti così sono un po' più, passano un po' prima.